Bene, con questa clip o con queste clip, non so quante ne farò, diamo un saluto a questa serie maltese. Spero che vi sia piaciuto il nostro piccolo viaggio a Malta. Come avete capito, io sono mezzo maltese. Niente, c'è Emanuela, è la prima volta che viene a Malta con me. Emanuela, che ne pensi? È stato bello, possiamo anche venire un'altra volta. Stiamo imbarcando per andare in direzione Pozzallo, motocicletta già parcheggiata e legata, siamo al porto di Valletta e adesso piano piano ci dirigeremo verso la Sicilia, l'altra mia terra. Perché io nei video spesso nomino Catania, come molti miei amici sanno. Questo è come Catania, quest'altro come Catania. Ogni tanto ho fatto qualche riferimento a Malta. Allora, qualcuno mi ha chiesto: Daniel, ma conviene andare a Malta con la moto? Venirci con l'aereo e poi affittare lo scooter avrà sicuramente il suo perché. Io ho voluto fare questa esperienza dopo tantissimi anni che non venivo in moto. Credo che la prima volta che sono venuto a Malta in moto sia stato più o meno 25-26 anni fa. Ero proprio un ragazzo. Guidavo un FZR 600. Era parecchi anni che non venivo, ho trovato una Malta molto cambiata, a tratti riconoscibile. Ho trovato una Gozo ancora particolarmente bella, dedita al turismo di massa, perché qui il turismo, ragazzi, è di massa, quindi se cercate spiagge isolate, paesaggi incontaminati e robe varie, non è il posto che fa per voi. Malta è sicuramente in una condizione di overtourism. In questo periodo siamo a ottobre, fa anche un po' caldino, devo essere sincero, quindi si sta anche molto bene, il bagno lo puoi fare tranquillamente. Certo, se viene a luglio-agosto, sicuramente non in moto, insomma, sai che trovi il bordello più totale. C'è molta confusione, l'offerta turistica è molto buona, i locali tendono a essere cari, però ancora se si è abbastanza bravi si riesce a stare diciamo in una media anche abbastanza discreta. È pur vero che gli alloggi non costano poi così tanto, perché c'è parecchia concorrenza, almeno dai prezzi che ho potuto trovare su Booking ho visto che i prezzi non sono poi così alti, cioè riesci a difenderti da questo punto di vista anche in strutture particolarmente lussuose. Venirci in moto per me è stata una bella esperienza, nonostante proprio in questo momento ho un piccolo problema con la moto che dovrò risolvere, vediamo, al più presto. Girarla con la tua moto è sempre lì, cioè non esiste un viaggio in moto conveniente. Come quando vai in Spagna, è ovvio che se prendi l'aereo da Bergamo e atterri a Madrid è chiaro che hai risparmiato un botto di soldi, strada, fatica, ma tu vuoi mettere il viaggio, partire da casa tua, arrivare nella tua meta, girare il posto proprio come vuoi senza stare troppo appresso a autobus, taxi e roba varia, è tutta un'altra cosa. Da motociclista consiglio di venire a Malta con la moto, però attenzione alla guida, perché intanto vabbè, come molti sanno, la guida è di guida a sinistra, quindi è chiaro che devi prenderci un attimino la mano. Io non ho mai avuto questo tipo di problema, poi i segnali statali ti aiutano parecchio in ogni caso, non è che poi non è la prima volta che guido a Malta, quindi diciamo che non ho avuto il problema del cambio di direzione. È chiaro che Malta è molto trafficata, davvero tanto trafficata, quindi in conclusione, volete venire a Malta con la moto? Perfetto, fatelo se volete, non fatelo in estate, fatelo assolutamente fuori stagione. In questo periodo è perfetta, oggi siamo al 17 di ottobre e ci sono più o meno 22 gradi, temperatura primaverile rispetto alla nostra. Il problema è che poi bisognerà tornare a casa, per noi che abitiamo al nord Italia sappiamo che troveremo almeno 20 gradi in meno rispetto a oggi, ma va bene lo stesso, sappiamo che insomma essere motociclisti comporta anche questo scotto. Spero che nei video si possa vedere più o meno qualche chicca, cioè alla fine le cose da vedere a Malta sono quelle, sta poi a noi andare a ricercare quello che è la cosa che ci piace di più. Se vi piace il casino di sera sapete che c'è, se vi piace qualche passaggio naturale sapete che c'è. Ecco, una cosa che non abbiamo fatto la gita a Comino. Quando ho pensato di farla il tempo non era proprio dei migliori, quindi sarebbe stato un peccato, ma magari ritorneremo. Altri consigli: se venite comunque con la moto, fatevi comunque la tessera dell'autobus e il settimanale, insomma, per i giorni che state, perché gli autobus sono molto cari per i turisti, più o meno 2,50 € ogni 2 ore, quindi se fate una tratta andata e ritorno vi costa 5 euro, e quindi se andate, che ne so, alla Valletta non ci vai con la moto, cioè potresti anche farlo, però devi parcheggiare, insomma secondo me è più semplice
a quel punto nei posti centrali andare con l'autobus oppure con altri mezzi tipo Bolt, questi taxi tipo Uber, funzionano strabene e ti portano praticamente ovunque. Con la moto è più bello girare la costa, i posti un po' meno conosciuti tipo la zona dei Marsa, quindi Marsa Schlock, Marsa Scala, oppure andare nella parte ovest dell'isola di Malta, dove ci sono le falesie. E poi sicuramente per noi motociclisti la cosa più bella da fare, ma non solo per i motociclisti, sicuramente in questo momento è Gozo. Gozo a livello paesaggistico supera di gran lunga ogni aspettativa. Ovviamente devi sapere cosa fare e soprattutto dove andare. Se avete bisogno di avere qualche consiglio su alcune chicche, o seguite i video che saranno pubblicati, che credo che a questo punto, se state vedendo questo video, li avreste già dovuti vedere. E poi qualche piccola chicca, perché ovviamente io ho saltato, perché insomma io non sono un esperto di Gozo, io chiedo agli amici e ai parenti. Dopo questa penso che la nostra serie motociclistica 2025 è chiaramente finita. Non credo che faremo altri contenuti di viaggi, ma non lo so. Ma noi dobbiamo fare qualche altro viaggio? No, ora si lavora. Esattamente, ora si lavora. Forse farò qualche recensione, qualcosa, magari cambieremo qualche articolo tecnico di abbigliamento, chissà, magari, chissà. E quindi ci aggiorneremo nei vari video che si fanno sempre nel periodo invernale. Possiamo salutare? Aspetta, prendo anche Manuela che sta giocando col telefono. Amore, vuoi fare un saluto? Un saluto a tutto il circondariato. Parole che lasciano davvero il segno, parole che soltanto una donna impegnata come Manuela. Senti, ma aspetta, ferma un attimo, cosa stai guardando su AliExpress? Perché Emanuele quando non c'è un cazzo da fare si compra le cazzate su Temu, sapete quei siti là, no? Cazzate che poi finiscono nella spazzatura, ma capisco. Se avete domande su Malta lasciate qualche commento da qualche parte, io cercherò di rispondere a tutti, anche privatamente naturalmente, non c'è problema. È stato un piacere, spero vi siate divertiti e che abbiate potuto trovare qualche piccola chicca per i vostri futuri viaggi. Grazie ai nostri followers di seguirci, ringrazio i nuovi iscritti, naturalmente anche i vecchi e i più fedeli soprattutto. Grazie a tutti e un abbraccio circolare, come dice Manuela, via YouTube. Ok? Ciao! Si parte. Peccato che non si vede bene. Il porto più bello e suggestivo del mondo. Trovatemene uno più bello. La Valette nous ne cédons pas, fuoco e sangue si verserà. La Valette Samidum, i cavalieri non cederanno Ciao Malta!